Benvenuti ad App. Ho deciso di fare questo video in italiano dal momento che mi occupo di un tema che riguarda nello specifico l'attualità politica italiana. Infatti, come sicuramente saprete, il 12 giugno si votano 5 referendum proposti dalla Lega e dai radicali su importanti tematiche di giustizia, anche se 2 importanti quesiti su cannabis ed eutanasia legale sono stati bocciati dalla consulta e non saranno perciò presenti in questa consultazione referendaria. Anche io, che sono residente all'estero, potrò votare e comunicare le mie preferenze a riguardo. Il referendum è un importante strumento democratico perché permette a tutta la cittadinanza di esprimersi direttamente su tematiche essenziali per la vita civica. In Italia esistono 2 tipi principali di referendum, uno abrogativo e l'altro confermativo. I referendum confermativi non richiedono quorum, dal momento che nascono da un'approvazione dei 2/3 del Parlamento italiano. Al contrario, secondo l'articolo 75 della Costituzione, i referendum abrogativi necessitano della partecipazione del 50% più 1 degli aventi diritto di voto. Al fine di aumentarne la partecipazione, il referendum è stato accorpato alle elezioni amministrative di più di 1000 comuni in tutta Italia. I quesiti sono di solito scritti in maniera molto contrita perché chiedono all'elettore se sia favorevole ad abrogare, ovvero sia cancellare, determinate formulazioni da specifiche leggi. Questo ha chiaramente degli impatti sulla legge stessa, spesso depotenziandola o risultando in una semplificazione. È normalmente necessario quindi leggere articoli riguardo ciascun quesito in maniera tale da capire che cosa implichi optare per il sì o il no sulla scheda. Per fortuna vostra, oggi ci sono io. In secondo luogo, bisogna andare a vedere chi proponga il referendum e leggere le posizioni dei partiti a riguardo per capire a chi convenga questo tipo di consultazione. Ebbene sì, partiamo sempre dal cinico presupposto che una modifica di questo tipo convenga a qualcuno, magari un partito o una parte politica. Allora, andiamo per punti. Mostrerò i quesiti e suggerisco di mettere in pausa perché sono lunghi e leggerli sarebbe stato tedioso, non solo per me ma anche per voi da ascoltare. Il primo quesito è il seguente. Il seguente estratto viene dalla legge Severino, che fu ministro della giustizia del governo Monti. Con il sì, anche condannati in via definitiva potrebbero candidarsi e proseguire il proprio mandato, eliminando il meccanismo automatico della sospensione in caso di condanna non definitiva. I giudici dovrebbero quindi decidere caso per caso rispetto all'interdizione dai pubblici uffici. Quesito 2. La misura cautelare ci sarà solo in presenza del rischio concreto che l'indagato possa commettere reati con l'uso di armi, ma non per reati minori come spaccio aggravato, corruzione o finanziamento illecito dei partiti. Sostenere il sì significa essere convinti che in Italia vi siano stati ricorsi sproporzionati a provvedimenti di custodia cautelare, ma così facendo molti reati che provocano un danno alla collettività non sarebbero perseguiti fino alla condanna in via definitiva, rischiando una reiterazione del reato durante gli infiniti tempi processuali italiani. Quesito 3. Fate attenzione, questo è molto lungo. Il quesito vuole abrogare tutte le norme che permettono ai magistrati di passare dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa. Cioè, per capirci, da pubblico ministero l'accusa a giudice terzo. Col sì le due sarebbero carriere distinte e incomunicabili. Chi sceglierà di fare il PM o il giudice non potrà poi svolgere una funzione diversa. Quesito 4. Il sì permetterebbe ad avvocati e professori universitari di partecipare nei consigli giudiziari per le valutazioni di professionalità dei magistrati, che avvengono ogni 4 anni. Chi è a favore del no fa notare che un giudice potrebbe poi trovarsi a confrontarsi in un dibattimento con un avvocato chiamato poi a valutarlo, a detrimento della garanzia di indipendenza. Infine, il quesito 5. L'obiettivo dichiarato è porre fine al sistema delle correnti nella magistratura. Il sì permetterebbe a ciascun magistrato di presentare la propria candidatura in autonomia. Allora, come si sono orientati i partiti? Il centrodestra, che include Lega e Forza Italia, è chiaramente a favore dei quesiti. Eppure il partito neofascista Fratelli d'Italia si è detto perplesso sui primi 2, ovvero la limitazione dell'incandidabilità e delle misure cautelari. Mentre la posizione dei primi 2 era prevedibile, quella di Giorgia Meloni è francamente atipica, ma in questo caso mi trovo abbastanza d'accordo. Persino Italia Viva e Azione, di Renzi e Calenda, liberali con posizioni spesso evidentemente di destra, sono a favore di tutti i quesiti. Il PD ha dato agli elettori libertà di coscienza, mentre il Movimento 5 Stelle è l'unico ad essere apertamente opposto a tutti i quesiti.
Ora, la giustizia in Italia è chiaramente un grosso problema. I processi sono lenti, inefficaci e la magistratura si comporta molto spesso come una casta di intoccabili. È chiaro che i padri costituenti volessero proteggere l'indipendenza del potere giudiziario per evitare il ripetersi di ciò che avvenne col fascismo, ma la situazione è chiaramente degenerata. Sono un aperto sostenitore del fatto che, nel contesto odierno, i politici non vadano difesi dalla magistratura. Il primo quesito, relativo all'incandidabilità, è quindi a mio avviso inaccettabile. Non è chiedere tanto che un candidato a cariche pubbliche non abbia la fedina penale sporca. Persino il secondo quesito sembra un'esagerazione. C'è un abuso delle misure cautelari? Assolutamente sì. Sembra proprio che in Italia si vada in galera solo prima del processo, ma restringere l'applicabilità delle misure cautelari nella maniera prefigurata dal quesito migliora la vita del cittadino medio? Non credo. Quesito 3 e 4 invece mi trovano abbastanza favorevole, proprio perché i magistrati sembrano comportarsi come una casta intoccabile, che non deve rendere conto del proprio operato. Gli abusi nascono proprio da qui, anche se sono d'accordo con Giuseppe Conte sul fatto che una riforma vera della giustizia non passa attraverso alcune piccole abrogazioni referendarie. Concludendo, il quesito 5 mi trova contrario per il semplice motivo che il discorso delle correnti è un'interpretazione in chiave politica delle sciocchezze che si attribuiscono ai magistrati. Il CSM è un organo di rappresentanza e avere le firme per candidarsi a una posizione di rappresentanza è una prassi in qualsiasi istituzione con funzione rappresentativa. Questo è ciò che penso io. Voi avete opinioni diverse? Scrivetemelo nei commenti. Grazie per la visione.